Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario, o per i più esperti anche Luna e Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà il mese di luglio 2025 per te. Lo facciamo attraverso una bella croce celtica inizialmente, per vedere tutto quello che accade, tutte le dinamiche che ci saranno, la narrazione che la tua anima metterà sulla scena della vita vivendo affinché tu possa realizzarti. Poi andiamo a sviluppare l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare tutti i tuoi obiettivi in questo mese, come facciamo sempre nella nostra scuola iniziatica. Allora, partiamo subito, mettiamoci queste. Leone, scusami, Sagittario. Forse stai connettendo con delle persone del segno del Leone. Aspetta che qua è uscita un'altra cartina. Allora, Sagittario, luglio 2025. Allora, energia generale del mese, la guida. Ostacolo, sfida principale. Radici della situazione. Cosa ti lascia alle spalle? Mese precedente. Prima parte del mese. Seconda parte del mese. Il tuo atteggiamento. Le influenze esterne. Le tue speranze, le tue paure. E il risultato finale. Ok. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ragazze mie, prima di partire, e ragazzi. E partiamo. Energia generale del mese, la guida. Abbiamo un 8 di spade. Ti vedo un po' bloccata, un po' bloccato su alcune questioni, ma sono mentali. È l'energia del mese questa, no? Cioè, ti vedo un po'... le spade sono il mentale, quindi delle situazioni che possono tenerti un po' in trappola, ma sono tutte mentali, è la mente che ti tiene in trappola qua. Ok, non esiste niente di reale se non la tua anima, la tua essenza, il qui ed ora. Quindi diciamo che con l'otto di spade come carta guida del mese è un mese necessario questo. Perché? Perché questa carta mi parla di una battaglia mentale che è necessaria affinché tu possa progredire, di pensieri che ti rincorrono, forse, non lo so, di dubbi, i dubbi ti parlano all'orecchio, però ricordati, poi me lo dice a fine mese, che queste spade sono nella tua mente, non nella realtà. Quindi l'energia generale è quella di un confronto interno, mi spiego? Che non puoi più rimandare, magari ti sei rimandata rimandato questo confronto interno, non puoi più rimandare questo confronto interno, ma è il momento di vedere dove ti saboti, dove ti racconti ancora storie che ti tolgono potere. Questo è il mese della lucidità radicale, ok? Vediamo qual è il blocco, la sfida. E beh, chiaro, non poteva chiedere il re di spade. Allora, ricorda, il re di spade è anche il tuo maestro, il tuo ostacolo è anche il maestro, no? Il re di spade ti chiede rigore, strategia e discernimento, ma è anche la sfida a non diventare troppo tagliente o troppo cerebrale, mi spiego? Cioè troppo dura o duro. C'è una figura in questo mese, che può essere dentro di te o fuori di te, tanto la stessa cosa, che rappresenta il potere della mente razionale, però rischia di come dire, tagliare un po' le ali alla tua parte più intuitiva e sognatrice. Quindi può essere una figura esterna oppure la tua stessa mente. Quindi la domanda è: come posso integrare la chiarezza mentale senza perdere il cuore? Va bene? Devi seguire solo il cuore. Cioè metti al timone della tua vita in questo mese il cuore, l'anima, come sempre, come ci diciamo sempre, no? Sì, spade, qua c'è la mente, questa è la mente risvegliata, l'ostacolo è la mente risvegliata. Come posso risvegliare? È l'istinto risvegliato è la mente risvegliata, mi spiego? Quindi l'istinto risvegliato va dove ti porta il corpo, non la mente, ok?
rispetto a una persona, rispetto alla tua mente stessa. Vediamo quali sono le radici della situazione in questo mese. E beh sì, il 9 di coppe, tutto nasce qui in questo mese da un tuo desiderio profondo, un sogno del cuore. Il 9 di coppe è la carta della soddisfazione, del desiderare veramente qualcosa di cuore, no? Allora hai voluto qualcosa con intensità e amore, ti dice questa carta, e questo mese ti porta la prova per realizzarlo, cioè hai voluto qualcosa con intensità e amore. Ok, questa è la prova per realizzarlo. Le tue radici sono sane, va bene? Le fondamenta sono fondate su autenticità. Ora però che cosa serve? Serve coerenza, cioè vuoi davvero ciò che hai chiesto? Questo è il senso, ok. Vediamo cosa ti lascia alle spalle. Vediamo. La morte. Hai già attraversato una trasformazione molto profonda, eh? Hai lasciato andare qualcosa o anche qualcuno che non era più allineato con il tuo cammino. Infatti la carta della morte ti conferma che il peggio è passato, va bene? Quindi ora in questo mese sei in un terreno nuovo, cioè non devi guardarti indietro, non c'è niente dietro, non sei più quella persona, va bene? Ok. Vediamo la prima parte del mese. E infatti abbiamo abbiamo il 2 di spade, abbiamo quel dubbio sacro, no? Quel dubbio sacro è un tempo sospeso. La prima parte del mese si apre con questo tempo sospeso che mi parla di scelta, che ti chiede una scelta, però qua hai anche gli occhi bendati, no? Cioè, è come se per fare questa scelta non hai ancora tutti gli elementi, oppure non vuoi vedere qualcosa che ti spaventa. Però attenzione, l'attesa è utile solo se serve a preparare l'azione. Mi spiego? Cioè ti dice questa carta, non restare troppo a lungo nel limbo, ascolta l'intuito. Perché qua c'hai la benda, però dietro c'è il mare e la luna. Cioè l'intuito ti sta dicendo delle cose, devi seguirle. Non stare troppo tempo nell'attesa, va bene? Quindi la prima parte del mese si apre così. Andiamo a vedere la seconda parte del mese. Boom, cavallo di spade. Cavaliere di spade e poi quasi boom, si corre. La seconda parte del mese accelera invece, accelera moltissimo. Vedi, la prima parte rimane un po' sospesa e poi accelera moltissimo, perché con il cavaliere di spade si arriva con urgenza, con chiarezza, con direzione, ma anche con impeto. Allora, questa carta ti dice attenzione a non agire in modo impulsivo. Se nella prima parte del mese ascolti bene, nella seconda parte del mese muoviti con coraggio e precisione. Queste sono pure delle azioni che possono arrivare, dei movimenti improvvisi, va bene, da parte di qualcuno, delle comunicazioni. Attenzione a sia che dall'interno che dall'esterno non agire di impulso, ma con coraggio e precisione. Ok. Andiamo a vedere il tuo atteggiamento interiore qual è. Sì, 5, guarda quante spade. Qua si taglia, perché tutto fuoriesce da un desiderio profondo che hai, perché una parte di te si è conclusa, capito? E il 5 di spade mi sta raccontando che c'è un conflitto interno, cioè forse hai vinto qualcosa, Mm, però come se mi dicesse a quale costo? Quindi il 5 di spade parla di piccole guerre dell'ego, di dinamiche in cui la mente vuole avere ragione o tu vuoi avere ragione, però perdi la pace, mi spiego? Quindi qua dice quali lotte puoi lasciare andare, qual è la battaglia che vale davvero la pena combattere? Sempre quella contro la tua mente. Sempre. Perché qua mi dice che puoi aver vinto qualcosa, però a che prezzo? Cioè puoi aver avuto ragione in questo senso, no? Tutte queste mente, la mente, il cuore sa. Quindi con questa carta ti chiedo, quali lotte puoi lasciare andare? Che riguardano l'ego, la mente, tutte. Qual è la battaglia che vale davvero la pena? Ok. Vediamo un po' cosa c'è, arriva dall'esterno. Bellissimo, il mondo ti sostiene, la stella. Il mondo ti sostiene, anche se non sembra, attenta a quello che ti dico, anche se non sembra, però intorno a te c'è ispirazione, bellezza e guarigione. Qualcuno crede in te anche quando tu dubiti di te stessa o di te stesso.
Questa carta è una carta di protezione cosmica. Gli spiriti, gli avi, gli antenati ti parlano attraverso sogni. Scusate un attimo. Quindi, scusate il postino. Stavo dicendo, la stella mi dice che è una carta di protezione cosmica. Gli spiriti, gli avi, gli antenati ti parlano di sogni, coincidenze, poesia e anche tutto il tuo intorno ci sono situazioni che guariscono. La stella è la carta della guarigione, della fede, ok, quindi il mondo ti sostiene, ok. Vediamo quali sono le speranze o paure. Qua abbiamo il mondo come speranze o paure. Il mondo qua mi sta parlando che vuoi completare un ciclo, vuoi il compimento, il successo, la realizzazione piena, no? Però sai che ti dico, ne sei anche un po' spaventato, perché la sezione speranze o paure, no? Perché forse sai che arrivare alla meta significa anche lasciare andare chi eri durante il viaggio. Cioè, questo è un mese importantissimo per te, perché per arrivare a delle mete, no? C'è sempre quella parte, guarda quanta mente c'è qua. Tu vuoi arrivare a una meta, devi lasciare andare chi eri prima, non c'è più quella parte lì. Quindi come se c'è un ricordo, un sedicoppa al contrario, no? Un ricordo di nostalgia di quando stavo male. Cioè, inconsciamente è così. Ecco perché ti aiuta molto a fare magari delle pratiche, le metto sempre sul canale, no? Per agire sul corpo. Delle pratiche che rilasciano l'energia che è nelle nostre cellule, mi spiego. Quindi questa è una carta, è una porta. Cioè, hai fede nel volerla attraversare, però temi cosa ci sarà dall'altra parte. Ok, vediamo un po'. Mettiamo qua, c'è la signorina nuda qua così. Vediamo l'esito finale di questo mese. E il 2 di bastoni abbiamo qua. Guarda, alla fine del mese ti trovi con il mondo nelle mani. Letteralmente proprio, perché hai una visione più chiara, un'idea che nasce, un progetto che prende forma, però non è ancora tempo di agire pienamente, no? Il 2 di bastoni è la fase di preparazione lucida, cioè il punto in cui scegli la tua prossima avventura. Qua mi dice che stai costruendo il ponte tra il sogno e la realtà e ora sai dove andare, quindi questo è il mese proprio della grande trasformazione, un po' come se dicessi ok, la parte di me vecchia, mi appunto una zanzara ragazzi, non so come può esserci mo qua la zanzara, c'è pure la zanzariera, vabbè. Cioè praticamente il senso qual è? Questo è il mese in cui ti dai conto che la vecchia te non c'è più e sei contenta di questo, il mondo ti sostiene, non hai pieno di sogni, di fede l'esterno a te, di guarigione. Quindi luglio per te è un mese di passaggio e potere, dalla nebbia alla visione, dalla mente al cuore. È il tempo in cui affronti i tuoi pensieri più profondi e decidi chi vuoi essere e inizi a muovere i primi passi in una nuova direzione. Il mondo ti guarda e aspetta che tu dica sì a te stessa o a te stesso. Molto poetica questa lettura, molto molto veramente poetica, bellissima. Fammi mettere due chiarimenti su alcune carte. Sul Cavaliere di Spade, seconda parte del mese. Paggio di bastoni, sì, io ti vedo determinata a parlare, agire. Dopo un'elaborazione, nella seconda parte del mese agisci, determinata, paggio di bastoni sei tu, Sagittario. Piena di entusiasmo, di voler fare, piena di entusiasmo, ti vedo. Vediamo un po' questa stella bellissima dell'esterno, sulle influenze esterne. Guarda, asso di bastoni, il mondo ti dà tanta gioia, il mondo è intorno a te, il tuo intorno ti dà tanta gioia, vedrai anche intorno a te delle situazioni che si rianimano, si riprendono, sei tu anche che dai al mondo, ti vedono come esempio, come gioia, come allegria.
Sì, cioè nella seconda parte del mese di luglio tu ti attivi in modo prepotente, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Una vecchia parte di te non c'è più e tu sarai felice di sentire questa cosa nella seconda parte del mese. Vediamo un po' quel 2 di bastoni. Il Papa, wow, qua prenderai delle decisioni veramente importanti che hanno a che fare con questo, cioè il 2 di bastoni mi parla di non è ancora tempo di agire, no, pienamente, è la fase di preparazione lucida. E questa preparazione lucida, la prossima avventura che farai, il punto dove andrai a concentrare la tua attenzione, è proprio laddove il tuo sogno diventa realtà. Cioè, il Papa mi parla di una figura importante, energeticamente una figura molto importante che di riferimento, un punto di riferimento, diventerai anche sei anche magari un punto di riferimento. Comunque le decisioni che prenderai saranno orientate a veramente quello in cui tu credi davvero. Ok? Mi dice anche probabilmente che parlerai con una figura a fine mese che ti porterà a prendere a fare delle scelte con entusiasmo. Sì. Ok, ragazzi miei ragazzi, e adesso passiamo all'amore. Vediamo sull'amore cosa ci raccontano. Aspettate, dove vedete? Ok. Allora, vediamo sull'amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia ancora nessuno? Che qua vede esternamente che c'è una possibilità, ci sono delle cose belle esternamente. Vediamo comunque. Amore, Sagittario, luglio 2025. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi? C'è il sole, 8 di bastoni, il re di spade. Guarda, io qua vedo che se sei singolo, per esempio, vedo che puoi conoscere una persona nuova con la quale nasce una bella amicizia, c'è un'ottima sintonia. Un'ottima amicizia, un'ottima sintonia con una persona nuova che parte da un'intesa intellettuale o al di là, io qua vedo che ci sono amicizie o ci sono hai una buona energia, una buona predisposizione verso gli altri, nonostante poi tu ti possa mantenere più magari razionale, un po' più meno, come dire, meno legata alla parte un po' più profonda e emotiva, no? Ti vedo più allegra o allegro, più gioioso, puoi mantenerti un po' sulla sfera amicale dell'amicizia con molta allegria. Qua vedo molta allegria per te, vagliata anche alla luce della razionalità. Cioè sto con chi mi fa stare bene, così ti vedo. Ok? A livello gioioso, ok. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. 7 di bastoni, 6 di coppe, 4 di bastoni. Abbiamo una persona che ha nostalgia di te o una persona che ha dei ricordi nostalgici. Qua vedo una persona che vuole stare insieme a te dopo che ci sono potute essere delle difficoltà. Può essere una persona che conosci bene o una persona del tuo passato ha ricordi nostalgici e vorrebbe un incontro con te. O una persona che conosci bene, con le quali ci sono stati magari dei limiti, vuole un incontro con te. 4 di bastoni. Sta pensando molto a questo incontro, a questa voglia di stare bene come allora. C'è questa energia qui intorno a te in questo mese. Vediamo un po', semplicemente una persona, per esempio se è una persona nuova, una persona che arriva con un'energia nostalgica dentro, cioè vuole trovare nell'altro, questa persona qui, non vuole trovare dei limiti alla parte più genuina dell'essere, mi spiego, una persona che vuole un incontro autentico, ecco. Vediamo cosa arriva per te alla fine in amore, Sagittario. 9 di denari, asso di coppe, asso di spade, accipicchia. Ti vedo molto contenta o molto contento sulla sfera emozionale. Puoi avere due opzioni.
Una persona più razionale, una persona più emotiva, o una persona che conosci già, o una persona nuova con la quale inizi a parlare. Io ti vedo qua prendere delle decisioni rispetto a come approcciarti all'amore con una persona che c'è, la vedo in questo mese, o con due persone. Il 9 di denari mi parla di un'energia autonoma a livello tuo, psicofisico, infatti ti vedo bella allegra, allegro, felice, una ripresa proprio psicofisica a tutto tondo, soprattutto nella seconda parte del mese, te l'ho detto. E l'asso di coppia qua mi parla di una coppia, l'asso di spade, comunicazioni, sono inizi sulla base del cuore, inizi sulla base del cuore. Sì. Ti puoi dover trovare a scegliere tra una persona che conosci bene che vuole un incontro con te con la quale c'erano dei limiti o dei problemi e una persona nuova. Vediamo il lato positivo, carta positiva per te in questo mese. Abbiamo il re di denari. Come persona a livello amoroso, il re di denari è una persona che dà molta stabilità e molta sicurezza. Hai dalla tua parte una persona che dà molta stabilità e molta sicurezza, il re di denari, sì. Anche una persona che sta bene, sì. Vediamo carta negativa in amore. 6 di denari, forse c'è il lavoro, un po' che può essere un po' un ostacolo. Oppure può essere... Ah no, 7 di denari, scusami. Sì, può essere il lavoro un po' l'ostacolo. Il lavoro oppure un certo nervosismo, una certa attesa per la realizzazione di qualcosa. Il lavoro può essere un ostacolo da parte tua, da parte dell'altra persona. Vediamo perché il 7 di denari. L'appeso. Ci sono circostanze altro dall'amore che possono rallentare un po' o hanno potuto rallentare un po'. Va bene? Altro dall'amore. L'appeso mi parla di circostanze che si fermano dovute a motivi di lavoro, di salute, di altro. Vedi 4 di spade, circostanze ferme, un'attesa che è andata oltremodo. Però qua abbiamo una persona ferma, una persona di cui ti puoi fidare, sì. Ok. Vediamo adesso cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui-lei per entrare nella profondità di questa persona. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Allora, fino a questo momento abbiamo i segni di Capricorno, Vergine, Toro, Pesci, con i quali ti puoi venire a confrontare in questo mese in tutti gli ambiti. Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, sì. Sì, questi sono i segni principali comunque. E Scorpione. Ma dove stava questo? Così. Allora, vediamo cosa ti... Scusa, dove stavano le altre carte? Ho perso le carte, ragazzi. Ah, ecco. Allora, vediamo cosa ti dirà questa persona, cosa muovi i passi di questa persona nei tuoi confronti. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. È possibile che abbiate avuto un allontanamento, sia o emotivo o fisico, tra te e qualcuno. Te l'ho detto che c'è il 6 di coppie qua, una persona che nutre dei ricordi nostalgici per te, per alcune di voi. Cos'altro? Ora baciami stupida. E qua c'è l'asso di coppia e lui che la bacia, insomma. Sì, una persona che vuole con questa carta, ora baciami stupida, un po'... Cioè non parliamo, lasciamo che il nostro corpo esprima il nostro sentire, ok? Cos'altro? Sto male senza di te, sì, e qua me lo riconferma, una persona che sta male senza di te. O comunque ha dei ricordi nostalgici molto potenti. Ok, ragazze mie e ragazzi. Vediamo adesso, rispetto alla stesa generale, che non l'ho fatto prima, me lo sono dimenticata. Stesa generale, cosa ci dicono questi oracoli qui? Sogni rivelatori, te l'ho detto prima con la stella. Sogni rivelatori farai questo mese. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Rispetto a questi turbamenti mentali, no? Ci saranno dei sogni che tu li ricorda o meno,
che tu li possa ricordare o meno, quando ti svegli è il sogno che ti indicherà la strada. Ok. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Infatti l'universo è la stella esterna, no? L'universo ti manda dei segnali per realizzare il tuo cammino. Presta attenzione a tutta la realtà simbolica che rappresenta la tua quotidianità. È tutto un simbolo dell'anima. Ok. Credi in te stessa o in te stesso, osa, sei più forte di quanto credi. Questo è il mese in cui devi osare. Devi osare, soprattutto questo cavaliere di spade, la seconda parte del mese, osa, osa, tu sai come si fa. Credi in te stesso o in te stesso e nelle forze che ti abitano, ok? Vediamo rispetto all'amore, questi altri oracoli cosa ci dicono. Perché le domande che ti stai facendo, vedi? Riparare, immaginare, chiaramente qua c'è una riappacificazione per molti di voi. Una riappacificazione per molti di voi, per altri è una persona nuova o più di una persona e tu stai immaginando la cosa migliore per te. Però l'amore ripara con te, ok? Dopo le tue domande, i tuoi dubbi, l'amore ripara, ok? Ok, ragazze mie, ragazze, adesso vi leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese, vediamo cosa ci raccontano le carte del drago immaginale. Sagittario, luglio 2025, come andare incontro alla realizzazione del tuo obiettivo per credere in te stessa e in te stesso. E abbiamo la carta del drago, proprio il drago immaginale gli è uscito, il drago, la lingua del drago, soprattutto ha a che fare con la comunicazione, la lingua del drago. Vediamo un po', infatti qua vedo che la seconda parte del mese spacchi, no? Vediamo la numero 40 cosa ci racconta. Eccola, allora, io sono il veicolo, ti trasporto con la forza delle mie ali, che sono le ali della perfetta creatività, e coltivo il gioco del puro piacere, che non ha oggetto esterno. Vi ricordate la formula psichica che vi ho detto, la più potente e efficace quando devi fare qualcosa, non sai come farla perché magari la fanno tutti, tu la vuoi fare in modo diverso, che sia utile, insomma, ok. Nel video Magia Pratica da 11, no? La seconda parte dove vi dico, quando dovete fare qualcosa, non sapete come farla, e magari volete scrivere un libro, fare un'opera che magari ne hanno già fatte tante, quelle stesse opere, ne vuoi fare una utile, bella e sana per tutti, allora pronunci la formula magica che è: sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere, e ti affidi a quello che arriva. Le ali della creatività sono i tuoi antenati, tu ti devi concentrare soltanto sul puro piacere di fare quella cosa senza pensare a nessun risultato, ok? Allora qua dice: custodisco la purezza originaria di ogni cosa e sono animato dal fuoco del piacere in moto. Il piacere in moto è il piacere che non fugge mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te di lasciare andare vecchi sensi di colpa e quella morte lì. È il momento di perdonarti per davvero. Questo è il mese in cui ti perdoni per davvero, lasci andare i sensi di colpa. Ok? E adesso ti do il rituale per la buona riuscita, che soprattutto ti suggerisco di farlo nella prima parte del mese. Trova il tuo albero migliore amico. Se conosci un giardino o un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente o sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire migliore amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo migliore amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato e che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come migliore amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo in un campo di energia chiamato campo morfico. Questo è un concetto presente anche nel pensiero indù da numerosi secoli. Nello yoga invece l'etere e la kasha in sanscrito, no? Il quinto elemento sarebbe quello sul quale si fissano le memorie, sono tutte intorno a noi. Periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero migliore amico.
chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo, oppure delle foglie. Meglio se prendi foglie o rametti già caduti, ti dice. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale, così, con un movimento a spirale intorno al tuo corpo. Attorno al tuo corpo fai col rametto con le foglie. E chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, il drago, no? Di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti incupisce affinché tu possa risplendere. Questa è una tecnica pratica bellissima, ragazze e miei ragazzi. Una passeggiata nel bosco, trova l'albero migliore amico, vacci a parlare. Fai questa pratica, poi chiedi il permesso di prendere un rametto, delle foglie, magari già cadute, che è meglio, ma come preferisci, basta che chiedi il permesso. Ricordiamo, lo sciamano chiede il permesso prima di fare qualcosa, sempre. Una volta che ti è stato accordato il permesso, questo gesto rituale ti riconnette alla memoria delle origini e quindi ti riconnette a quella forza, a quella pura forza del fuoco che ti permette in questo mese di realizzare il tuo obiettivo. Bellissimo. Ragazzi e miei ragazzi, è bellissimo, non aggiungo altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.